Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Aquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2022. Abbiamo la giustizia. Amici dell'Aquario, la giustizia parla sempre di qualche tipo di taglio che c'è da fare, magari in una situazione, magari in un atteggiamento, un'abitudine, una relazione. Quando c'è la giustizia potrebbero anche esserci delle questioni burocratiche, a cui dover dare attenzione. Parla di contratti, quindi per qualcuno potrebbe trattarsi della firma di un contratto di lavoro, per esempio. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il messaggio o se non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto in descrizione poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ho cambiato tipo di stesa, voglio provare una stesa nuova, anche per cambiare un po'. Mi direte poi voi se vi piace, se non vi piace, me lo commentate, insomma. Allora, abbiamo la carta centrale è l'eremita. L'eremita è una carta di forte saggezza, è una carta di una persona che parte per un viaggio solitario, quindi parte da solo per questo viaggio. È un viaggio interno, è un viaggio di introspezione, per cercare la propria verità, per vedere che cosa è valido per lui o per lei, vabbè. È una carta di solitudine, ragazzi, quindi qui si tratta di un periodo di raccoglimento in voi stessi per vedere che cosa è meglio per voi fondamentalmente. Sento che molte persone hanno una sorta di titubanza, di reticenza nei confronti di questo momento giustizia, probabilmente perché c'è da fare una scelta, c'è da tagliare qualche cosa, oppure c'è da firmare un nuovo tipo di contratto, quindi c'è sempre quel momento dove ehm, così ci si fa qualche domanda in più, no? Si analizza quello che è la situazione piuttosto che la relazione. ehm, diciamo che potrebbe esserci la necessità di fare un viaggio con il 3 di bastoni, o potrebbe essere un qualche cosa che vi porta a spostarvi nel quotidiano, questa giustizia, ma sento che è più un viaggio, diciamo di tipo breve, mi verrebbe da dire. Ok, sento che molte persone stanno, credo che sia una nuova attività, un nuovo tipo di progetto a livello di lavoro. Per qualcuno sì, si tratta di una casa. Ehm, andiamo con ordine. Allora, il Fante di Pentacoli mi dice che per qualcuno potrebbe essere che ci si sta, ehm, come vi posso dire, non iscrivendo, però sì, si sta studiando qualche tipo di ehm, o escamotage per questa giustizia, oppure ci si è ehm, iscritti a qualche tipo di corso, qualche tipo di potrebbe anche essere online, senza necessariamente essere un corso residenziale. Sento che qui ragazzi l'approfondire un certo tipo di tema, scambiare informazioni con persone che magari ne sanno di più, informarsi in rete, piuttosto che studiare sui libri o fare un primo tentativo di quello che voi vorreste fare, può darvi veramente una forte
base di appoggio su cui fare le vostre valutazioni. Qui sento che molte persone mancano il coraggio di fare il salto. Fondamentalmente avete la carta della giustizia al contrario. C'è qualcuno qui che non ha il coraggio di intraprendere questa nuova carriera, questo nuovo progetto, eh, sì, questa nuova casa. Mm. È interessante perché in questo mazzo ha quattro mani la giustizia e mi viene un po' da dire che ci siano più di due cose da dover incastrare in questo periodo. Qui la giustizia ha tutti e quattro gli elementi in mano, no? Io sento che aggiustando le cose, spostando da una parte, mettendo dall'altra, perché di questo si tratta con la giustizia, di spostare le cose sui piatti della bilancia proprio per riuscire a trovare un equilibrio, ehm, sento che sì, però vi mancano delle informazioni. In questo momento dovete ancora studiare. Diciamo che la prima parte di ottobre sarà in fase di approfondimento, di raccolta dati, se vogliamo, per riuscire ad affrontare questo tipo di nuovo inizio, se è un contratto, chiaramente, ok? Ehm, Sento che per qualcuno è legato all'acquisto o alla vendita di una casa o magari ad una ristrutturazione. C'è qualche cosa inerente a una casa di tipo fisico e voi vi dovete, diciamo, sobbarcare questo tipo di impegno da soli. Però guardate che c'è un periodo, deve essere ancora un periodo di riflessione. Ok? Se non è una casa, ripeto, è un progetto nuovo, è un qualche tipo di collaborazione, un qualche tipo di scambio potrebbe essere, qualche tipo di anche convivenza mi verrebbe da dire. Probabilmente qualcuno ha iniziato da poco una convivenza, o se è il vostro caso, c'è un attimino da trovare l'equilibrio, ecco. Ma i primi momenti, i primi tempi, è abbastanza normale, no? Ehm, Vi dico, vi sento un pochino stanchi in realtà, mm, ma è una stanchezza di tipo più interiore che non fisica. Avete tanta testa in questa prima parte di ottobre che comunque influisce, ma giustamente l'energia generale è quella dell'eremita, quindi, cioè l'energia centrale è quella dell'eremita, di qualcuno che cerca, che pensa, che medita, no? Che in qualche modo, sì, anche si isola. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Guardate, se fosse per voi una questione lavorativa, sento che potrebbe iniziare una nuova collaborazione, ok? Però, ecco appunto, mancano dei dati, probabilmente manca anche il contratto, ma anche se state cercando lavoro e se per voi vibrasse come una stesa ehm, romantica, nel senso che in questa prima parte di ottobre fosse iniziata quello che è una convivenza o cose di questo genere, un nuovo tipo di unione, un nuovo tipo di appunto anche collaborazione. Diciamo che bisogna solo, come vi posso dire, darsi un attimo per ritrovare l'equilibrio di cui ci parla la giustizia, ok? Qui credo che molte persone siano stanche da altro, cioè per cose esterne, magari per qualche situazione che hanno vissuto a settembre che ha stancato un pochettino, e si stia riversando questa stanchezza su questo tipo di situazione o di relazione. In realtà, fatevi un'autoanalisi e vi renderete conto che non è poi così tragica la cosa, anzi, avete una bella stesa comunque. Ok, allora abbiamo nessuna cosa, quindi qui mi dice che c'è da riscrivere qualche tipo di realtà, qualche tipo di equilibrio, appunto. Quando c'è una bilancia si parla di scambio, ok?
Per qualcuno mi sento di dire a ottobre fate attenzione al lago della bilancia nel senso di sovrappeso. Questa è una cosa proprio... Vabbè. Ehm, allora, nessuna cosa è rimandare. In questo senso, la carta del... perché questa è la carta del Papa. Parla di qualcuno che sta facendo un po' una pulizia, se vogliamo, e come vi dicevo prima, c'è da ricalibrare qualche tipo di energia per riscrivere la propria realtà. Vedete questa carta come fosse una lavagna su cui poter scrivere quello che voi volete. In questo momento nessuna cosa vuol dire che siete in un punto dove potete riscrivere, o diciamo un punto da cui partire per scrivere un nuovo tipo di realtà. E il rimandare fondamentalmente è quello di cui vi avvisa la carta, nel senso attenzione a non rimandare, perché poi quando si rimandano certe cose troppo a lungo, normalmente poi arriva il momento torre. Certe scelte, certe decisioni. Ok, andiamo a vedere una carta con gli oracoli. Da un punto di vista economico, ragazzi, non ci saranno grossi movimenti. Per qualcuno c'è da fare un pochettino attenzione alle spese, magari domestiche, diciamo così. Può essere che ci sia qualche nuovo acquisto da dover fare ed è da lì che poi arriva la giustizia che dice a che cosa rinuncio per poter comprare quella cosa lì. Andiamo a vedere con gli oracoli. Per qualcuno potrebbe anche partire un nuovo tipo di hobby, un nuovo tipo di interesse, mi verrebbe da dire. E vi dirò che se vi dovete spostare, sento che potrebbe farvi bene, potrebbe farvi conoscere delle persone che vi potrebbero servire poi in un futuro. Ok, carta numero 16, si chiama Tutto ciò che brilla. Adesso capisco bene perché la giustizia. Tutto ciò che brilla parla di quelle che sono un po' le cose che luccicano, le cose che attirano l'attenzione. È un po' come se vi dicesse non è tutto oro quello che luccica, ok? Quindi ecco perché c'era questo bisogno di prendere informazioni, di riscrivere questa realtà per capire realmente che tipo di progetto di collaborazione, di unione voi volete creare. Fate attenzione perché questa carta mi dice che potreste farvi, come vi posso dire? Condizionare no, però farvi attirare da quello che sembra bello e rendetevi conto che, tipo, se state conoscendo una persona nuova, aspettate un po' di tempo prima di dire è la persona giusta per me, perché giustamente all'inizio c'è sempre un po' quell'entusiasmo che offusca la mente, no? E quindi bisogna aspettare che questo entusiasmo si plachi per vedere poi com'è l'altra persona, per conoscerla un po' meglio, insomma. Ehm, guardate, in realtà la sento una carta positiva, nel senso che comunque parla di possibilità. Fate attenzione alle proiezioni, ripeto, perché appunto ci sono le maschere. Qui è un periodo dove prima di fare qualsiasi tipo di accordo, di viaggio, di scambio, di contratto, di vendita o di acquisto, bisogna raccogliere informazioni. Voi da soli fate le vostre valutazioni. Sì, perché ognuno delle persone a cui potete chiedere consiglio
vi dà il consiglio in base alla propria esperienza, filtrato dalle proprie credenze limitanti, e non è detto che sia la cosa, diciamo, poi dipende sempre da quanto voi vi fate condizionare dai consigli, però poi ci sono dei momenti dove più si chiede a persone diverse e più diventa confusionaria l'idea che voi avete, perché entrano un sacco di input che vi creano solo più confusione, quindi prendetevi un tempo, come vi dice l'eremita, per capire che cosa c'è da spostare di qua o di là della bilancia. Ultimo messaggio. Quanti messaggi! Ok, allora questa carta vi dice di collegarvi, di connettervi con la vostra, mi verrebbe da dire presenza divina, in realtà non è così. Comunque con la vostra gioia, no? E in modo da attrarre il supporto dell'universo. Ok, questa carta vi ricorda di portare energia o luce, come volete, alla vostra parte di coraggio, mm? In modo che la parte della paura se ne vada e voi siate senza paura. Ok, questa carta vi dice che le energie fluiscono, l'energia fluisce dove va l'intenzione, quindi se voi ponete, diciamo, l'intenzione o l'attenzione su tutte quelle cose negative, l'energia va lì, quindi voi focalizzatevi sulle cose che sono positive e l'energia andrà lì, alzate le vibrazioni fondamentalmente. Qui vi dice che voi siete l'amore, l'energia dell'amore dell'universo. E qui vi dice, invece di pregare per il vostro risultato, pregate per per il più alto bene supremo di tutti. Quindi non siate egoisti nelle preghiere, ma espandete insomma le vostre preghiere a tutti. Ok, amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi è sembrato questo tipo di schema. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, per il supporto che mi date sempre. Se volete continuare a supportare il canale potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, commentare, condividere o fare una donazione. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!